Ciao a tutti, come state? Bentornati sul mio canale, o meglio, bentornata a me. Mi siete mancati tantissimo, è passato davvero tanto tempo purtroppo. Non è successo nulla di grave, diciamo che ho dovuto dare priorità ad altre cose e purtroppo l'uncinetto, essendo un hobby, per forza di cose, passa per alcuni periodi in secondo piano. Non dovrebbe, perché l'uncinetto in realtà, diciamocelo, non è solo un hobby, ma è vita, però insomma ho dovuto rallentare un pochino. Sto riprendendo perché purtroppo ho rallentato proprio anche non solo nel fare i video, ma nel lavorare a uncinetto, che è questa la cosa, diciamo, più grave, cioè non grave, ma più pesante per me. Quindi sto riprendendo e niente, spero che riusciate ad accogliermi a braccia aperte come io faccio con voi e riprendo con un video così un pochino chiacchiericcio, un misto tra chiacchiericcio e tutorial. Diciamo che ricomincio in punta di piedi. Di cosa parliamo oggi? Come avete potuto vedere dal titolo, del punto d'oro, o meglio, dell'anello d'oro, che è il Golden Loop, come lo chiamano gli americani. Gli americani sono molto bravi a dare autorevolezza a un qualcosa che magari noi diamo per scontato. Io l'ho scoperto su YouTube recentemente, magari voi lo conoscete già, perché in realtà questi video non so perché mi sono capitati nei per te e sono video di qualche anno fa, quindi io non lo conoscevo, l'ho scoperto e ve lo ripropongo come diciamo curiosità. Ma di cosa si tratta? Il Golden Loop, cioè l'anello d'oro, riguarda la tensione del lavoro, o meglio, come regolare la tensione per adeguarla al campione di un determinato pattern o schema e quindi poi seguirlo correttamente in tutti i suoi calcoli e numeri. Credo che si possa applicare a tutti i punti classici, diciamo maglia bassa, mezza maglia alta, alta, ma dà il meglio di sé e rende bene nella maglia alta. Questo modo di lavorare il punto nel suo, diciamo, compito originario, che è quello di adeguare la tensione al campione, non è nelle mie corde. Non si adatta al mio modo di lavorare, ma ne parliamo dopo. Diciamo che mi è stato però utile per capire come lavoro io la maglia alta, cioè probabilmente non in modo così corretto. Lo chiamo errore, anche se di fatto non è un vero errore, ma lo chiamo così perché il punto mi viene sempre molto largo, più che largo slargato e non sono mai riuscita a fare una bella maglia alta regolare e precisa, anche piccolina diciamo, ovvio che dipende dall'uncinetto e dal filato, però l'ho sempre trovata molto slargata perché io ho effettivamente la mano molto larga nel lavorare l'uncinetto, persino la maglia bassissima la lavoro molto, molto sciolta. E non è mai stata esteticamente bella, soprattutto poi se magari la alterni anche ad altri punti, perché c'è proprio questa maglia alta che rimane sempre troppo larga o troppo alta. Ma vediamo insieme come eseguire la maglia alta e qual è l'anello d'oro. Eseguiamo la maglia alta. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto o in costa dietro o nel punto normale, non ha importanza questo passaggio, quindi entro nel punto sottostante, carico di nuovo il filo e passo attraverso, tornando indietro. È il modo in cui lavoriamo la maglia alta. Questa è la prima parte, diciamo. Ora, a questo punto, questo terzo anello è il Golden Loop. Così viene definito e si chiama. Ora si può decidere se questo anello che abbiamo creato, questo terzo anello, lo
teniamo così oppure lo tiriamo e allunghiamo? Ebbene sì, questo anello e il suo allungamento o non allungamento è questo che definisce la grandezza della maglia alta e determina così le misure del capo finito. E qui casca l'asino, che sarei io. Io ho imparato l'uncinetto da autodidatta. Ho sempre, e dico sempre, tirato lungo, tirato alto questo anello, credendo che dovesse arrivare all'altezza di quello già presente sull'uncinetto, cioè del primo. Questo mi ha creato una tensione davvero molto larga e antiestetica. Anche perché di mio ho già una tensione larga in generale, persino con la maglia bassissima. Non ci potevo arrivare da sola, sì, però non ci sono arrivata. Un po' perché non lavoro quasi mai la maglia alta e non mi sono impratichita abbastanza con questo punto. E un po' perché quando imparo le cose in un determinato modo, poi mi diventa automatico, il mio cervello fa fatica a fare diversamente. Ora mi impegnerò a fare qualche esercizio per capire se riesco a restringere il mio punto, la mia maglia alta. Chissà che poi magari possa cambiare opinione proprio sulla maglia alta e utilizzarla un pochino di più, con più soddisfazione. Quindi dicevamo, se io lavoro la maglia alta così, come ero abituata a lavorarla sempre, quindi tirando su molto, cosa mi succede? Che mi si allargano anche questi punti in alto, creando veramente un punto antiestetico. Io poi ho sempre cercato di utilizzare l'uncinetto sempre più piccolo con un filo sempre più piccolo e quindi ovviamente un pochino aiuta questo, però a parte appunto la fatica di doverlo lavorare con un uncinetto e un filato più piccoli, ma in ogni caso non è tanto la misura degli strumenti, è che io sono capace di allargare anche questi punti, questi attrezzi molto, molto sottili. È proprio una mano e un'abitudine. Se noi invece, o meglio, se io invece questo anello d'oro lo lascio qua, quindi non lo tiro su, nel momento in cui faccio la mia maglia alta, il punto si vede già qua, è molto più piccolo e mi rimane più piccolo anche questo anellino, mi si slarga meno. Quindi noi questo anello d'oro possiamo decidere se tenerlo basso o se allungarlo alle varie altezze e questa cosa ci dà la tensione, o meglio il campione, ci dà la misura del punto che possiamo decidere se ingrandire il punto o rimpicciolirlo. Io ho fatto 2 campioni, sempre con 15 maglie alte e 5 righe, sono identici nel numero di punti e di righe, ma come potete vedere sono molto diversi come risultato finale. Questo davanti è stato utilizzato l'anello d'oro molto piccolo, senza tirarlo, basso, questo invece il contrario è stato tirato su molto. Allora, quando lo lavoro io, come vedete, la differenza non sta tanto, c'è differenza ma poco nella lunghezza delle righe. C'è tanta differenza invece nell'altezza. Quindi l'anello d'oro, felice di averlo scoperto, ma non mi avrà mai per regolare la tensione del punto al campione, allo schema e al pattern. Io ho bisogno di trovare in base al filato l'uncinetto che più mi si addice, in modo tale che lo lavoro agevolmente, agilmente, senza stress. Preferisco, perché in questo modo cosa succede? Che poi devo ricalcolare tutto lo schema e quindi può risultare più difficile per alcuni. Ma diciamo che non sempre c'è questa necessità di ricalcolarlo, si trovano sempre degli escamotage. Di solito, visto che io ho una mano larga, posso decidere di seguire lo schema di una taglia più piccola rispetto alla mia,
basta verificare le misure e capire appunto se cambiare taglia, e comunque spesso fare dei ricalcoli non è poi così difficile se gli schemi non sono particolarmente complicati e non hanno magari dei disegni con dei colori diversi. Questo perché ho bisogno di lavorare l'uncinetto con una mano, una tensione che è la mia spontanea. Spero di avervi incuriosito. Fatemi sapere se questo golden loop già lo conoscevate e come gestite voi la maglia alta e la tensione dei campioni. Vi ringrazio, spero di rivedervi presto, un abbraccione, conta con me e alla prossima!